A partire dal 2018, l'arte organaria e la musica per organo tedesca fanno parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO. In Germania, una cattedrale o una chiesa che non abbia l'organo rappresenta una mancanza tale da influire sulla frequentazione della chiesa stessa da parte dei fedeli. In altro articolo, Grandorgano.it ha ricordato come l'organo della cattedrale di Passau, dal 1924 il più grande organo d'Europa con le sue 17.974 canne, divenne tale per una singolare situazione. La messa di Natale di quell'anno vide una scarsa partecipazione di persone, cosa che fece infuriare l'allora vescovo della cattedrale, Sigismondo Felix Freiherr von Ovifeldorf. La ragione di quelle defezioni fu subito chiara. L'organo, causa la mancanza di manutenzione degli anni precedenti, era guasto, e quella sera non funzionava. Il vescovo chiese immediatamente, non solo di revisionarlo, ma di ampliarlo, al fine di mettere a disposizione dei fedeli, uno strumento che rappresentasse una sostanziale attrazione per le funzioni delle solennità più importanti. Oltre a divenire il primato che ben conosciamo, venne munito anche di un Fernwerk, ossia di un corpo situato nel sottotetto della cattedrale, il cui suono piove dall'alto da un apposito foro costruito nel soffitto, e viene comandato dalla quinta tastiera della console che gestisce, tra l'altro, anche altri effetti speciali. Questo solo per dimostrare cosa significhi per la cultura tedesca la presenza di questo strumento all'interno dei luoghi di culto. Le cattedrali tedesche, quasi tutte costruite in epoca gotica, presentano però caratteristiche strutturali che non sempre sono in grado di ospitare strumenti così grandi e pesanti. Le pareti, spesso, non sono idonee a sopportare l'aggancio di strumenti che pesano diverse tonnellate. Spesso lo spazio da dedicare ad un organo è limitato dalla presenza di splendide vetrate, decorate con figure sacre di antica costruzione, dove le guerre non le hanno distrutto e disfatte. Ma piuttosto che rinunciare alla costruzione di uno strumento significativo, si sono escogitate soluzioni tecnologiche molto particolari dal punto di vista costruttivo, al punto che parte della magnificenza degli stessi strumenti è dovuta proprio alla soluzione tecnologica inventata per la loro collocazione. Nei due prossimi articoli, tratteremo di due organi veramente speciali. L'organo, appeso, del Duomo San Peter di Ratisbona, in Baviera, e l'organo, basculante, del Duomo San Lamberti di Münster, nella Westfalia. Fino al 2009, la cattedrale di Ratisbona era l'unica chiesa episcopale tedesca a non avere un organo adeguato all'edificio. Dopo lunghe discussioni tra la diocesi, l'Ufficio Statale Bavarese per la Conservazione dei Monumenti, la ditta Rieger, a cui verrà affidata la costruzione dello strumento, e l'autorità edilizia del Land di Ratisbona, si è giunti alla conclusione che la parete nord del transetto settentrionale fosse l'unica posizione possibile per un nuovo organo. La difficoltà in questo caso era dovuta al fatto che l'organo da 37 tonnellate non poteva essere né fissato direttamente alla parete esterna, né appoggiato al pavimento. Si decise dunque di procedere alla costruzione di un organo sospeso. A causa della situazione geometrica del transetto, i carichi dell'organo potevano essere sostenuti solo dai 4 pilastri angolari della volta sovrastante il transetto. La sospensione doveva essere progettata in modo tale che le 4 corde che avrebbero sostenuto l'organo dovevano distribuire il peso sui pilastri angolari con tolleranze sufficienti per la stabilità dell'edificio. Allo stesso tempo, poiché l'unica via per il trasporto degli elementi strutturali era la botola presente nel cielo della terza volta della navata centrale, per poi proseguire il trasporto nel sottotetto della cattedrale, la struttura doveva essere costituita da singoli componenti piccoli e leggeri, che potessero essere assemblati insieme in loco nella struttura del tetto. È stata quindi progettata una struttura a traliccio, composta da elementi di lunghezza massima di 3 metri e di soli 150 kg di peso per ciascuna di esse, letteralmente portati a mano fino al transetto nord e pazientemente montati. La sospensione dell'organo per mezzo delle 4 corde d'acciaio può sembrare molto audace, ma si consideri che dal punto di vista progettuale, uno dei singoli cavi in acciaio, con un diametro di soli 16 mm, sarebbe sufficiente per sostenere l'intero carico dell'organo di 37 tonnellate.
L'organo ha due console identiche per conformazione, una delle quali, la console principale, è integrata nell'organo. L'altra è posta nel coro della cattedrale. Per raggiungere la console principale è stato costruito un ascensore, anch'esso appeso alla struttura stessa dell'organo, per cui salire nella console rappresenta un'esperienza piuttosto singolare. La console principale ha i registri disposti e angolati verticalmente e con collegamenti meccanici. Ciò significa che le valvole di tutti e quattro i manuali, nonché il pedale e tutti gli accoppiamenti sono a trasmissione meccanica. I tiranti sono di legno, in sezioni trasversali di 0,8 x 6 mm e una lunghezza fino a 9 metri. La console del coro invece prevede una trasmissione elettromeccanica che, tramite un controllo elettronico, genera una gestione comunque molto veloce nel suo complesso. Entrambe le console possono essere utilizzate anche contemporaneamente. I registri sono controllati da entrambe le console tramite il nuovo sistema REA, Rigger Electronic Assistant, che combina sia l'azione elettrica che l'azione meccanica in un unico sistema. Inoltre, questo sistema offre funzioni utili come un archivio dati, funzioni ripetute, funzioni di copia, funzione di registrazione e riproduzione, pedale condiviso, accoppiamento sostenuto, curva di soglia selezionabile, ed altro ancora.